Quando senti la frase Battle of the Century ti potrebbe balenare in mente un fumetto della Marvel, qualche film o serie su Netflix, ma ti sbaglieresti. Gli unici nomi che dovresti scoprire e vedere sono assolutamente Laurel e Hardy. Perché? Se lo vuoi sapere, tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Dan e faccio il comico visuale. In questo canale tratto la comicità e la sua storia, focalizzandomi però sulla comicità visuale. Ora ti chiederai, cosa c'entra la battaglia del secolo con le torte in faccia? Ok, ho stuzzicato la tua curiosità? Bene, allora facciamo un passo indietro. Durante l'era del muto la commedia slapstick salì alla ribalta per un semplice motivo. Senza suono dovevi mostrare la tua battuta, non raccontarla. Dovevi far ridere senza l'uso della parola. Le più grandi star di vaudeville erano abituati a questo e di conseguenza Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton sono diventati alcuni degli attori più famosi del mondo. Ma mentre il distacco della realtà ha permesso a questi maestri del movimento di esprimersi fisicamente, una torta in faccia ha portato tutti allo stesso livello. Uno dei primi esempi viene da Mr. Flip di Gilbert Broncho Billy Anderson nel 1909. Mr. Flip, Ben Turpin, era un general manager che riceve una torta in faccia dopo aver molestato ogni donna con cui entra in contatto. La gag offre la perfetta rappresentazione fisica della punizione. Non solo le torte erano prontamente disponibili mentre si raffreddavano sul davanzale della finestra di ogni casa di quartiere. Certo, all'epoca succedeva questo, ma erano anche visivamente dinamiche, che risaltavano sullo schermo in un bianco e nero granuloso. Ma la domanda sorge spontanea. Chi ha lanciato la prima torta al cinema? Nel 1906 una torta in faccia era un punto fermo del vaudeville in generale. Allora la routine comica era piuttosto conosciuta già nel settore. Comunque nel film muto potrebbe essere proprio questo il momento del primo lancio della torta, il 1909. Molti dichiarano che sia stato il 1913 per tradizione, grazie a Mack Sennett, noto da molti come il padre della commedia slapstick. Il New York Times concede persino l'onore di essere il primo, probabilmente un cortometraggio di Fatty Arbuckle del 1913 intitolato A Noise from the Deep. Ma anche se ignori Mr. Flip, Sennett potrebbe essere stato battuto sul tempo con Ragtime Band, presentato in anteprima solo pochi mesi prima di Noise from the Deep. L'idea di Sennett di scagliare le torte in faccia presumibilmente era originato da un incidente sul set del 1913 che coinvolge l'attrice Mabel Normand, sempre lei. Dopo essere stati infastiditi da Ben Turpin, gli lancia una torta alla crema in faccia. Le torte rimasero in giro per tutti gli anni '20, culminando nella citata battaglia del secolo. Bisogna dire che l'avvento del suono alla fine degli anni '20, i film muti sono scomparsi dalle sale cinematografiche.
incluso quello che ha caratterizzato la lotta del secolo. Sì, Cestinato, perso. Per decenni gli storici del cinema avevano cercato il finale del film, che includeva una lotta con le torte che conteneva circa 3000 torte. Leonard Maltin ha definito questa bobina mancante il santo graal della commedia. Nel 1950 il regista Robert Hewson ha messo insieme una retrospettiva intitolata The Golden Age of Comedy. Durante le sue ricerche ha realizzato una stampa del negativo della seconda bobina di La battaglia del secolo. Ma nel suo documentario ha utilizzato solo alcune scene della lotta alla torta. Il negativo al nitrato è andato in pezzi ed è stato gettato via. Il primo rullo, anch'esso scomparso, è riemerso alla fine degli anni 70, consentendo alla nuova generazione di vedere le buffonate a lungo termine di Laurel sul ring. Ma il secondo rullo sembrava perduto per sempre. Nel mondo degli appassionati del cinema le collezioni vengono tramandate, vendute, donate, divise, ma anche acquistate. Infatti, dopo la morte del signor Jackson nel 1974, 3 collezionisti, compreso un avvocato del New Jersey di nome Gordon Berko, acquistarono la sua biblioteca. Il signor Berko è morto nel 2004 e la sua famiglia alla fine ha affidato la sua collezione di oltre 2300 film al signor Mirsalis, un tossicologo cinofilo che era stato amico del signor Berko. Il signor Mirsalis aveva queste 4 tonnellate di bobine di film trasportate a casa sua in California. A poco iniziò a farsi strada attraverso la raccolta, aprendo contenitori uno a uno, caricando una bobina su un proiettore e osservando questi fantasmi che tornavano in vita. I silenzi più oscuri, i frame esileranti, un Charlie Chase, un Lupino Lane. Quando il signor Mirsalis ha trovato una lattina etichettata Battle of the Century R2. L'ha scartata, ma questo non varrà molto, ricordò di aver pensato. All'inizio del 2015 però ha inserito la bobina nel proiettore, ha premuto l'interruttore e ha fatto prendere vita a questi frame in bianco e nero, facendoli danzare su un muro bianco. Mentre osservava, il signor Mirsalis si rese conto che qualcosa non andava. Non aveva mai visto quel momento particolare, né quello con un venditore di banane, né il lead-in per la lotta della torta, cioè che cosa causa la guerra di torte. Il signor Mirsalis aveva sottovalutato il fattore Laurel Hardy. Pochi sapevano della sua scoperta, fino a giugno del 2015, durante un discorso al seminario annuale del film Mostly Lost in Virginia, un posto fighissimo dove in pratica alcuni esperti di cinema e appassionati si riuniscono per aiutare la ricerca e identificare i film della collezione della Library of Congress. Discutendo il suo lavoro, il signor Mirsalis dichiarò di aver trovato il secondo rullo della battaglia del secolo. La reazione sbalorditiva del pubblico ha fatto capire che nemmeno lui si era reso conto del significato della sua scoperta. Il santo graal della commedia era ancora vivo. È stato recuperato con oltre 3000 torte lanciate secondo quanto riferito. Battle of Century detiene ancora la rivendicazione del maggior numero di torte mai uscite in un singolo combattimento.
la battaglia del secolo non ha lanciato la prima o l'ultima torta, ma ha mostrato l'importanza del vecchio stile della commedia slapstick. A parte Laurel and Hardy, un'altra squadra comica affezionata ai combattimenti a torte in faccia, come i Three Stooges, un famigerato trio che tra il 1930 e il 1960 ha realizzato 220 film e si è rifatto molto alla gag con la torta. Ma da Our Gang a Bugs Bunny tutti hanno lanciato torte. Pie coming up. Pick up pie. Roger. Your pie, sir. One banana cream pie. One banana cream pie coming up. Pick up pie. Roger. Your pie, sir. One coconut custard pie with whipped cream. One coconut custard pie with whipped cream. Tra questi il cortometraggio del 1930, Little Rascal. La lotta a torte in faccia a questo punto era una scorciatoia per la commedia e tutti i film li usavano per rappresentare una completa perdita di controllo. Anche il Dottor Stranamore, la grande satira politica dell'era atomica, a un certo punto si è conclusa con una lotta a torte in faccia, prima che Kubrick modificasse il finale per includere l'annientamento della Terra. Perché? Beh, la scena era così costosa da girare e da ripulire che lo studio ha dato loro solo una possibilità di filmarla. Ma gli attori stavano chiaramente sorridendo durante le riprese. Ridevano! Il filmato era inutilizzabile. Da allora la scena è diventata uno dei più famosi pezzi di celluloide mai visti nella storia del cinema. La torta in faccia è un cult della comicità, non solo di quella muta. Spero ti sia divertito con me e se ti piace l'argomento non aspettare e iscriviti al canale. Io ti aspetto al prossimo video. Ciao!